Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Calciomercato in casa Napoli per quanto riguarda la situazione Kvara, mercato che potrebbe diventare incandescente in questa sessione di gennaio. C'è chi dice ha chiesto la cessione, c'è chi dice andrà al Paris Saint-Germain in questa sessione di gennaio, ne ha parlato anche Di Marzio. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in casa Napoli. Pescheremo dalla Premier per il futuro? Questa è la domanda. Casadei, Duran dell'Aston Villa, profili che a me piacciono e non poco, e c'è l'eventuale sostituto di Guara che farebbe, diciamo, saltare il sottoscritto dalla sedia. Ovviamente fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo video, così restate aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso e partiamo da Kvaratskhelia. Io c'ero andato con i piedi di piombo e non volevo nemmeno tanto crederci alla situazione affaticamento di mercato nell'ultima uscita dove non sono stati convocati Politano e Kvara. Politano era messo comunque maluccio. Kvaratskhelia all'improvviso Conte in conferenza dite la notizia non ci sarà nemmeno Kvara. Poi se dopo nemmeno una settimana esce la notizia, il Paris Saint-Germain a gennaio, Kvara, possibile cessione, eccetera, eccetera, e allora facciamo 1+1 e l'affaticamento, diciamo, della partita scorsa era un affaticamento di mercato, senza sì e senza ma. Succube del padre del procuratore, eccetera, eccetera, almeno a quel che si legge, noi diciamo che l'abbiamo potuto constatare nel calo di prestazioni, però io, come dico sempre, se tu sei un calciatore e punti comunque a diventare quel che vuoi diventare, sempre più forte, punti a società come il Real Madrid, perché è stato detto anche in passato dal calciatore e dall'entourage, punti comunque a squadre del genere, come se il Napoli poi fosse, che ne so, la pergolettese. Comunque, detto questo, se punti a società del genere bisogna migliorare anche questo aspetto caratteriale, perché se poi ad ogni sessione di mercato dove si presenta qualcuno e al limite ci sono attestati di stima, chiacchiere che sono più avanti di chiacchiere, diciamo, lasciate lì, poi il rendimento in campo diventa quello che è, allora non va bene e per arrivare a certi palcoscenici e per puntare in alto il calciatore stesso deve fregarsene assolutamente delle chiacchiere e rendere al 200%. Detto questo, il Napoli si coprirebbe, a quanto stiamo leggendo, con Zegrova dell'Il. Allora, Zegrova dell'Il ha 25 anni e fa i buchi a terra sull'esterno, fa letteralmente i buchi a terra. Sarebbe il sostituto ideale di Kvara e farebbe saltare il sottoscritto dalla sedia nella maniera più assoluta. Poi c'è anche da dire che il Napoli, per come è costruito tra dirigenza e quant'altro, diciamo che dopo un'azione del genere, perdendo Kvara, o meglio, Kvara se ne va, che non è perdendo Kvara, Kvara se ne va, se ne vuole andare nella sessione di gennaio, il Napoli secondo me di tutta ripicca rilancerebbe nella maniera più assoluta e Zegrova sarebbe il colpo da fare. A quanto ci dice Fabrizio Romano, Zegrova è, diciamo, in cima alla lista del Napoli per sostituire Kvara. Speriamo che vada in porto, termina questa situazione, così diciamo che gli eventuali malcontenti, mal di pancia ce li siamo tolti tutti, ma tutti quanti, e abbiamo un ambiente più che sereno in casa Napoli. Detto questo, gioventù che potrebbe arrivare dalla Premier, che a me farebbe tantissimo piacere. Parliamo di Duran dell'Aston Villa e parliamo di Casadei del Chelsea. Casadei del Chelsea, io ricordo come fosse ieri il mondiale Under 20, l'ho guardato tutto quanto quel mondiale. L'Italia arriva seconda, perde in finale con l'Uruguay, Casadei miglior marcatore della competizione con 7 reti, se non vado errato, mi sembra che eh, erano 7 i gol segnati, ma al di là diciamo dell'essere il capocannoniere della competizione, essere stato il capocannoniere della competizione, Casadei è comunque un gran bel bestione di 1,92 m, under 21, se non erro 21 anni compiuti o da compiere quest'anno, quindi tesserabile senza
fregandosene delle liste e di tutti i cavilli che possono esserci, per me sarebbe un grandissimo, ma grandissimo acquisto. Il Napoli ovviamente vuole il calciatore a titolo definitivo, il Chelsea vorrebbe il diritto di recompra, se non erro l'Inter lo diede via per una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Il Napoli, nel caso si trova la quadra per quanto riguarda la formula, potrebbe affondare il colpo. Durante l'Aston Villa sarebbe il Lukaku piccolino, o meglio, per caratteristiche si avvicina molto all'attaccante del Napoli, però ovviamente per quanto riguarda condizione fisica ed età, molto più giovane, molto più aggressivo, molto più reattivo, ecco, mettiamola così. E per quanto riguarda la fame, io diciamo che ne abbiamo visti di calciatori, ma durante l'Aston Villa ha una fame da vendere, e questi sono i profili che poi piacciono a me, che potrebbero far bene con qualsiasi casacca, perché quando sei sul pezzo, quando hai fame, quando vuoi buttare le porte a terra, sei sempre benvenuto in casa Napoli. Ovviamente bisogna volere però la piazza, come disse Conte, Napoli deve diventare un punto di arrivo, lo è già per quanto mi riguarda, e non più una meta di passaggio. Evviva la gioventù ed evviva ovviamente un Napoli che si affaccia sempre più in Premier poi per portare calciatori all'ombra del Vesuvio. È una cosa che va sottolineata, perché poi siamo sempre qui a riempirci la bocca, la Premier, il grande campionato, tutti vogliono andare in Premier, e invece c'è una squadra in Serie A che va a pizzicare sempre nella competizione, nella massima competizione inglese, e quindi ben venga assolutamente questa situazione e questi rinforzi dalla Premier. Asa ovviamente, sempre parlando dei giovani, è un calciatore del Napoli. La tifoseria su questi colpi, diciamo under 21, 21 anni, 22, comunque calciatori che stanno uscendo, è sempre divisa. C'è la parte della tifoseria che dice ma noi siamo primi, tra virgolette, perché l'Inter ha 2 partite da recuperare, l'Atalanta deve recuperare comunque una partita, siamo lassù comunque, però c'è parte della tifoseria che dice noi dobbiamo prendere il difensore, ci serve gente, buongiorno e fuori, siamo tutti d'accordo, ma è un Napoli che sta guardando al futuro e al presente, ovvero l'uovo oggi è anche la gallina domani, e a me questa situazione piace veramente tanto, perché se c'è una cosa che con Conte comunque non passa mai inosservata e non si stecca, diciamo, quasi mai, è la situazione mercato, perché i colpi sono ben precisi, i profili ben definiti di calciatori che comunque Conte vorrebbe, ecco, all'ombra del Vesuvio, quindi non andiamo a scommettere più su profili, che ne so, alla Caiust, vai a prendere Caiust a 10 milioni, lo stesso Nathan, che per amor di Dio sta facendo benissimo in Spagna ed è un rimpianto, però comunque queste scommesse quasi a scatola chiusa non le fai, e quindi è un bene per il Napoli, è un bene per la qualità della squadra, è un bene per il tasso tecnico che continua ad alzarsi, e quindi diciamo che diamo il benvenuto a Asa, che ha già firmato ed è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti, e per ciò che leggiamo dovrebbe restare anche un attimo in prima squadra per sondarlo e vedere di che pasta è fatto. Io mi sono fatto il lavaggio del cervello, o meglio, sono andato a guardare qualsiasi cosa di questo calciatore, MVP di Euro 2019, e da Lecce, diciamo che in casa Lecce ci sono sempre stati questi colpi molto giovani, comunque calciatori che sono usciti abbastanza forti. Detto questo, MVP a Euro 2019, ma ha fatto bene anche alla Juve Next Gen. E poi, se voi avete 5 minuti di tempo e andate a ricercarvi tutti i video che trovate su Asa, mi dovete dire qui sotto nella sezione dei commenti a chi assomiglia, perché io diciamo che una somiglianza molto ma molto vicina, a parità d'età, con un calciatore che ha militato a Napoli e che ha fatto molto ma molto ma molto bene, la vedo. Poi può darsi che io mi stia sbagliando, sto correndo troppo, però sono rimasto un attimo folgorato dai piedini destro sinistro, il destro comunque molto meglio, ma il sinistro non è assolutamente solo un piede per aiutare
la camminata o la corsa, visione di gioco, tiro, calcio di punizione, ultimo passaggio, opportunismo. A me sembra un profilo veramente, veramente interessante. Quindi il nostro Manna tra anziani e giovani, diciamo, ha un bel da fare. Poi la situazione anziani con la situazione Danilo e gli altri che potrebbero arrivare la tratteremo in questi giorni quando ne sapremo ancora di più e avremo notizie un tantino più precise. Su Danilo le ultime sono quelle che abbiamo detto in qualche video scorso. Danilo comunque non fa parte più del progetto Juve, si aspetta solo di azzannare il colpo, diciamo, alle condizioni del Napoli, perché il Napoli non vorrebbe dare nessuna buona uscita alla Juve, ma diciamo, un bonus al calciatore alla firma del contratto, ed è una condizione che potrebbe tirare acqua al nostro mulino. Io sono euforico, oggi sono euforico da questo punto di vista, anche perché nel caso il Napoli riuscisse a delineare soprattutto questa situazione Kvaratskhelia, sarebbe una manna dal cielo, per il semplice fatto che non ci portiamo per i prossimi 4-5 mesi di campionato la solita situazione che poi arriviamo a maggio, al limite ti stai giocando qualcosa di importante, quello si affatica per il mercato, si infortuna per il mercato, deve partire a giugno e quindi non lo schieri, Tizio, Caio e Sembroni al limite non vengono e quindi devi tenerti gli altri in rosa, eccetera, eccetera. È ottimo anche questa sessione di mercato di gennaio per poter poi delineare tutte le situazioni per il mercato di giugno, così diciamo che il terreno, la strada, ecco, durante il mercato di giugno sarà sicuramente più spianata che se non fai niente e non ti muovi in questo mercato di gennaio, avendo al limite o magari diciamo sfruttando qualche sì o qualche chiacchiera diciamo più avanzata con calciatori che hai opzionato. Evviva la gioventù dalla Premier, evviva, in caso ovviamente ha chiesto la cessione, perché Di Marzio ha detto che ha chiesto la cessione, Quara out e Zegrova al Napoli, perché ragazzi Zegrova dell'Lille fa i buchi a terra. E concludiamo così, non ho più niente da dire. Forza Napoli sempre, restate aggiornati con la campanellina attivata, perché comunque siamo sempre sul pezzo per quanto riguarda questo mese di calciomercato, e non solo, perché poi ci sono le partite da giocare. Sempre Forza Napoli, ciao.